sa proprio che stiamo lasciando la Spagna. Stiamo rientrando in Francia dopo 3 mesi. Lasciamo la Spagna ancora, in Spagna ci torneremo sicuramente. Non sappiamo se ci torneremo tra qualche giorno, ritornando verso l'Italia sulla parte ovest dei Pirenei, oppure se ci torneremo comunque il prossimo autunno, perché i nostri programmi sono ancora spagnoli dopo l'estate in mare. Spagna è un paese che ci ha accolto molto bene, un gradevolissimo paese dove vivere, e quindi è un paese che terremo sempre presente con noi. Ciao Spagna! Siamo in Francia. Bienvenue à la France, la grandeur de la France. Chissà perché appena arrivati in Francia è uscito il sole. Appunto, è quello che volevo dire anch'io. Passati forse i Pirenei che frenano le nubi, non lo so. Sì, probabilmente i Pirenei, la parte alta dei Pirenei frena l'umidità che arriva dal mare, dall'oceano, e quindi crea questa nebbia, queste nubi. Invece appena arrivati in Francia c'è il sole. Stiamo attraversando la città per evitare l'autostrada, ma è un po' trafficata. Siamo Zenei. 6 Zeneisi. Lima, Bergamo, siete peggio degli altri. Risparmiamo se si può. Tu che spendi tutti quei soldi per il supermercato, allora? Perché mi sono voluto fare rifornimenti di paella, jamon serrano, un po' di vini, un po' di birra. La birra spagnola costa pochissimo, un po' di vino spagnolo che anche quello costa poco, rapporto qualità-prezzo molto elevato. Siamo arrivati. Vi svegliamo l'arcano. Dove stiamo andando? Siamo a pochi minuti da casa dei nostri amici. Siamo esattamente a Cap-Ferret, sull'oceano, in Francia, e andiamo a trovare chi? Bruno e Paul. Sono padre e figlio, 2 francesi che abbiamo conosciuto 2 anni fa a Carloforte, In Sardegna. li abbiamo conosciuti nell'episodio numero 15 Dei nostri video Dei nostri passati, video. quindi di 2 stati fa. È uno dei primi video che facevamo, tante volte che ci hanno invitato. Quell'anno lì siamo stati quasi tutta l'estate assieme, spesso assieme, navigavamo di conserva. Sono 2 splendide persone e adesso ne abbiamo approfittato, non eravamo poi così distanti, solo 250 km da San Sebastian a Cap-Ferret, quindi abbiamo colto l'occasione per venire a trovare loro, venire a scoprire questi posti che sono molto belli E che non conosciamo. che non conosciamo assolutamente. Eccolo Bruno che ci aspetta. Ciao Bruno! Ciao Bruno! Come Benvenuti stai? a Capgenaventura! Il tempo è Come orribile. stai? Pazienza. Pazienza, l'importante è vedere voi. Ti vuoi fare via? Betty! Ciao! Come stai? Bene, te com'è? Sì, Grande uomo. Come va? fantastica. Dopo facciamo vedere, perché è un posto molto bello. Sarebbe anche bello riuscire a dronare, se ci riusciamo, appena il tempo un pochettino migliora. Poco fa è finito la casa del surfer, perché qua ovviamente sul mare aperto, dalla parte del mare aperto della penisola, ci sono le onde e quindi adorate dai surfisti.
Ok, ça c'est la playa de la maison. Allora, ora siamo qua a Cap Ferret, che è una bellissima penisola, è un parco nazionale e siamo in compagnia dei nostri amici. Eccoli qua. Ciao Maro. Je suis Annie-Laure, Annie-Laure? l'épouse de Bruno. Betty? Bruno. Bruno, c'est moi, Bruno. E Paul Valérian, le il photographe fotografo. de Cap Zen Aventure. E vi consigliamo anche, se volete andarli a vedere, www.paulvalerian.com. Guardate che fa delle bellissime foto. Siamo rimasti sempre in ottimi rapporti, ci siamo sentiti continuamente, ci siamo visti più volte in mare e adesso siamo venuti a trovarli a casa loro. Adesso un paio di giorni stiamo in loro compagnia. Stiamo passeggiando lungo le foreste di Cap Ferret e in questo momento purtroppo la meteo non eccezionale, dobbiamo dire, però il posto è sempre estremamente affascinante. Ci troviamo in questo porticciolino dove la marea sta già scendendo e quindi le barche sono quasi in secca, guardate un po'. Ora facciamo 2 passi ancora con loro. Ieri pomeriggio, appena arrivati, una bella passeggiatina sulla spiaggia, ma questo momento è inaccessibile perché appunto c'è la marea alta. Qui tra l'altro ci sono delle case fantastiche. Ieri i ragazzi ci stavano spiegando e mostrando un po' di foto e di immagini delle case tipiche di questa zona, tutte con vetrate meravigliose. Guardate ad esempio questa che bella, che è proprio sulla spiaggia, fronte porticciolino. Ci conoscono bene i ragazzi, stanno già parlando di ostriche. Questa è la zona ideale per mangiarle. Cosa ti fanno mangiare? Ostriche huître. Io penso di essere capace di aprirle, ma Bruno è molto più bravo di me, anche perché è il suo lavoro. Che dite? Basteranno tutte queste ostriche per 5? Tieni Betty, questa qui è un'esperienza unica. Eh sì. Oh, che meraviglia! Un tavolo fronte mare, tutto per noi, per gustarci le ostriche. La situazione è estremamente gradevole. Siamo alle bord de la mer, cioè siamo in riva al mare. Il ragazzo Bruno, l'ostricaro, ha aperto con una velocità incredibile questa barca di ostriche e il piacere, assieme ad Annie-Laure, a Bruno e a Paul, e naturalmente a me e a Bettina, di poter degustare qui in riva al mare questo splendore di ostriche. Guardate che spettacolo! Allora, noi adesso partiamo. Pour Betty, c'est le meilleur cadeau. Ah, bah oui. Oui. C'est bien. Anche per moi, Questi sono i risultati. Guardate, La Spagna per la qualità della vita che è eccezionale sicuramente. La Francia per le ostriche. Beh,
una cinquantina di ostriche in 4 perché Paul non le ha mangiate. Direi che non sono state per niente male. Queste ostriche della zona sono deliziose, abbastanza grosse, anche se non sono le più grosse, ma hanno un sapore buonissimo. Proseguiamo il nostro tour in mezzo al bosco Di macchia. e quindi ci avviciniamo verso casa. Cooking show di Mauro. Cooking show di Mauro. Cosa prepara in Francia a Cafferré? Spaghetti alla bottarga. Ecco, Che ideali proprio. ideali. Italiani, spaghetti grossi quadrati, bottarga di muggine. Vai. Si è ristretto Carletto. Siamo nello spazio un po' più stretto, però siamo sempre noi. Siamo praticamente arrivati in fondo alla presqu'île de Cap Ferret. Adesso si va al Belvedere, le dunes du Cap Ferret. Queste sono tutte le dune che oramai sono diventate terreno stabile, però un tempo qui c'era il mare. Bassin d'Arcachon à gauche et l'océan à droite. E in fronte a noi, là, dietro Betty, Bruno, eccetera, c'è la Dune du Pilana. Mi ha spiegato Bruno prima. Qua l'accesso è interdetto anche al bagno, mentre di qua ci si può fare il bagno in estate ovviamente. Qua è impedito perché l'ingresso della baia provoca delle correnti molto forti che hanno scavato delle forre che creano dei vortici e sono molto pericolose per poter fare il bagno. Breve visite perché il tempo è orribile. Stiamo arrivando al faro. Sempre per la serie Facciamo i fari, eccoci qua al faro di Cafferé. Ferret. Purtroppo non si può entrare perché è fermo, è chiuso. Allora ve lo facciamo vedere di qua il faro, eccolo qua, guardate, un patrimonio storico. Dal 2009. Così Mauro è contento che questa volta si è fatto un faro. Chi ci segue si dovrebbe ricordare il faro sull'isole davanti a Olao in Portogallo. Ho detto all'amico Bruno, se andai a fare le fare de Farol, che siamo andati a farci fare il faro di Farol. Quando c'è la marea alta in estate, innanzitutto quelle barche là galleggiano, cioè stanno sull'acqua, e qua sulla destra durante l'estate ci sono tutta una serie di capanne, di baretti, ciringhiti si può anche dire, dove si possono degustare delle ottime ostriche come abbiamo fatto noi stamattina scendendo direttamente dalla barca. Non siamo scesi perché fa freddo, C'est le Cap Ferret. se lo dico io fidatevi che fa freddo. I nostri amici stanno qua, in questa zona qui, ok? E qua c'è tutta la parte di Cap Ferret che arriva, noi siamo arrivati fino alla ponte di Cap Ferret, siamo arrivati al faro e adesso siamo alla Jetée Belisaire, che è questa. Tutta questa zona, sia qua che qua, sono coltivazioni di ostriche. Un posto che per noi, soltanto perché ci sono le ostriche, vale la pena di essere frequentato.
dopo che gustiamo in giro per il mondo tante specialità, qui a casa di Annelò gustiamo Lamproie à la Lamproie. bordelaise. un pesce, praticamente il gronco, in questa specialità bordolese, un po' stufato, che l'idea adesso lo gusto e vi dico, guardate. Com'è? Meraviglioso. Meraviglioso. Venite a Bordeaux ad assaggiare l'Empereur alla bordelaise. Per ricordare il nostro primo incontro di Carlo Forte. C'est la Carlo cantina Forte. di Carlo Forte. C'est sympa. Ben, nous, on va te donner de la cantine de notre ami, le Château Langoiran. Ah, c'est un plaisir. Era molto buono. Molto buono. Et vous le boirez à notre santé. Ok. Amoro, moro. Merci Bocca al beaucoup. lupo. Oui. Merci. Merci. Bonne Ciao. journée, bonne chance. Ciao ciao. Ciao. Grazie, ciao ciao. Abbiamo lasciato i nostri amici, anche perché comunque hanno degli impegni professionali da oggi pomeriggio, devono andare fino alla Rochelle. Abbiamo passato comunque 2 giorni con loro molto gradevoli, purtroppo con un tempo abbastanza infame, dovuto all'alta pressione, perché l'alta pressione qua in queste zone provoca questo innalzamento dell'umidità dell'oceano che porta a questa cappa. Quindi il posto è meraviglioso, è fantastico. Molto bello. Adesso andiamo a visitare la Dune du Pilat, che è la famosissima duna di sabbia, la più alta duna di sabbia d'Europa, che è ad Arcachon. A parte la mete, ma siamo in una zona per noi fantastica. Vendono ostriche ovunque. Praticamente queste sono delle sorte di sacche nelle quali vengono e crescono le ostriche. Adesso le hanno raccolte e quindi le lasciano seccare, le puliscono e poi le rigettano in mare. Ma è pazzesca sta zona, è pienissima di ostriche. Soprattutto le vendono a dei prezzi che per noi sono Allucinanti, cioè pochissimo. dozzina di ostriche, 12 ostriche le paghi 5-6 euro. Quante ne prendiamo, Mauro? Non troppe? No, 2 dozzine. 2 dozzini sono sufficienti. Mauro impazzisce. Eh sì, queste sacche nelle quali mi inserisco. E ci hanno detto che a seconda delle misure impiegano dai 2 ai 4 anni, cioè quindi a crescere, a diventare commerciabili. Quindi probabilmente 2 le più piccoline, poi le più grosse ci mettono anche 3-4 anni. Due dozzine di ostriche, 13 euro, pochissimo, cioè praticamente le abbiamo pagate 50 centesimi l'una. La dimensione è del 3, che sono quelle che forse a noi piacciono di più. Abbiamo parcheggiato Carlette e siamo arrivati alle Dune du Pilat, un posto che ora ve lo facciamo vedere perché è meraviglioso. Il parcheggio a pagamento sono solo 2 euro per 4 ore anche per il camper, quindi fattibilissimo per tutti. Aspetto Mauro, eccolo che arriva. Pronto amor? Pronto per le Dune du Pilat. Quindi noi siamo qui e adesso ci facciamo 2 passi per raggiungere l'accesso alla duna, 10 minuti a piedi e sali di là.
La superficie del sito della duna equivale a 1,4 volte la città di Bordeaux e il 10% di tutto il massiccio forestale di tutta la Francia. Allora, la Duna du Pilat è il simbolo della ricchezza e del patrimonio naturale del bacino di Arcachon. La duna è alta 110 metri. Che dovremmo scalare. Mauro, preparati. Credo che ci siano delle scale di legno. No. No? Non Penso credo. di sì. Penso per Ora vediamo. evitare di rovinare la duna hanno messo delle scale di legno. Ok. Difatti anche Bruno e soprattutto Paul ci parlavano in maniera entusiasta di questa duna. Per loro è un orgoglio nazionale. Nei giorni precedenti la vedevamo in lontananza la duna, adesso ci siamo sotto. Qui su questa mappa indicano le dune di sabbia più alte al mondo. La più alta è la numero 1 in Argentina, 1230 metri, che si trova qui, la chiama? duna di Federico Quirbus. E cominciamo a salire. Beh, ora siamo ancora in falso piano. Ci tocca camminare, altro che scale. Riempirci bene bene le scarpe di sabbia. La salita alla duna è abbastanza difficoltosa. Un passo avanti, 2 indietro. Mezzo passo avanti, 3 indietro. Insomma, complicatina. Però abbastanza breve, dai. Siamo quasi arrivati in cima. Mauro l'ho perso. È un po' indietro, fa un po' di foto. Un po' si ferma a prendere fiato. Eccoci sulla vetta della Dune du Pilat. Ieri eravamo là di fronte. Sì, proprio là. Ora non si vede perché è coperto dalla nebbia. Dovrebbe essere in marea crescente e ormai quasi all'apice se non sbaglio. Siamo sulla vetta della Dune du Pilat a 110 metri d'altezza, che è l'altezza che solitamente viene permessa di ottenere con il drone, 120 massimo. Quindi è come se dronassimo, guardate un po'. Cioè la duna è immensa. E qui abbiamo letto purtroppo che c'è stato nel 2022 un incendio pazzesco che ha bruciato metà della foresta. Non so se si vede abbastanza bene, ma tutta quella parte da qui in avanti è completamente bruciata. Peccato. Non abbiamo detto le cose importanti per chi vuole venire in questa zona. L'accesso alla duna è gratuito. Costa il posteggio. Consigliano infatti di venire o a piedi dal paese di Arcachon o utilizzando i bus navetta o in bicicletta. Adesso fai finta di correre pure. No, ero in scioltezza. Ciao!